Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Cefepime Kilo Italia SRL. Ultimo aggiornamento. 25 marzo 2022. Cos'ha Cefepime Kilo? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Cefepime Kilo durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'ha Cefepime Kilo? Cefepime Kilo ha un farmaco a base del principio attivo cefepime dicloridrato monoidrato, appartenente alla categoria degli antibatterici cefalosporinici e nello specifico cefalosporine di quarta generazione. È commercializzato in Italia dall'azienda Tilomed Italia SRL. Cefepime Kilo può essere prescritto con ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Confezioni. Cefepime Kilo 2G polvere per soluzione iniettabile o per infusione 10 flaconcini. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Kilo Pharmaspain SL. Concessionario: Tilomed Italia SRL. Ricetta: OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Classe H. Principio attivo: cefepime dicloridrato monoidrato. Gruppo terapeutico: antibatterici cefalosporinici. Forma farmaceutica: soluzione. Indicazioni: Cefepime Kilo è indicato nel trattamento delle infezioni causate da patogeni sensibili alla cefepime, vedere paragrafo 4 e 5, 1, in adulti. Batteriemia che si verifica in associazione o è sospettata essere associata con una delle infezioni qui menzionate. Polmonite severa. Infezioni complicate del tratto urinario. Infezioni della cavità addominale, compresa la peritonite. La terapia in associazione con altri antibiotici è consigliabile, in relazione al profilo di rischio individuale del paziente e agli agenti patogeni attesi o confermati. Infezioni della cistifellea e dei doti biliari. Trattamento empirico degli episodi febbrili in pazienti con neutropenia moderata, neutrofilia 0 mmol/3 o severa, neutrofilia 0,500 mmol/3. In pazienti ad alto rischio di infezioni gravi, ad esempio, pazienti sottoposti recentemente a trapianto di midollo osseo, con ipotensione all'esordio, con sottostante patologia ematologica maligna o con grave e prolungata neutropenia, può non essere appropriata una monoterapia antimicrobica. Non vi sono dati sufficienti a supportare l'efficacia di una monoterapia con cefepime in tali pazienti. La terapia in associazione con antibiotici aminoglicosidici o glicopeptidici è raccomandata dove appropriato, tenendo in considerazione il profilo di rischio individuale del paziente. Bambini. Batteriemia che si verifica in associazione o è sospettata essere associata con una delle infezioni qui menzionate. Polmonite severa. Infezioni complicate del tratto urinario. Meningite batterica. Trattamento empirico degli episodi febbrili in pazienti con neutropenia moderata, neutrofilia 0 mmol/3 o severa, neutrofilia 0,500 mmol/3. In pazienti ad alto rischio di infezioni gravi, ad esempio, pazienti sottoposti recentemente a trapianto di midollo osseo, con ipotensione all'esordio, con sottostante patologia ematologica maligna o con grave e prolungata neutropenia, può non essere appropriata una monoterapia antimicrobica. Non vi sono dati sufficienti a supportare l'efficacia di una monoterapia con cefepime in tali pazienti. La terapia in associazione con antibiotici aminoglicosidici o glicopeptidici è raccomandata dove appropriato, tenendo in considerazione il profilo di rischio individuale del paziente. Si deve fare riferimento alle linee guida ufficiali sull'uso appropriato degli agenti antibatterici. Posologia. Cefepime Kilo 1G e Cefepime Kilo 2G consentono dosaggi individuali. Posologia. Il dosaggio varia in base alla sensibilità dell'agente patogeno, alla gravità dell'infezione, alla funzione renale e alle condizioni generali del paziente. Dosaggio per pazienti con funzionalità renale normale. Adulti e bambini con peso corporeo superiore ai 40 kg, circa 12 anni. Dose singola di cefepime e intervallo tra le dosi. Infezioni gravi, o sepsi, o polmonite, o infezioni complicate del tratto urinario, o infezioni della cistifellea e dei doti biliari. Infezioni molto gravi,
o infezioni della cavità addominale, compresa la peritonite, o trattamento empirico di episodi febbrili in neutropenia, 2G ogni 12 ore, 2G ogni 8 ore. Durata del trattamento. La durata del trattamento è abitualmente compresa tra 7 e meno 10 giorni. Generalmente, cefepime-chilo non deve essere utilizzato per meno di 7 giorni o per più di 14 giorni per ciascun trattamento. Il trattamento empirico della neutropenia febbrile dura solitamente 7 giorni, o fino alla risoluzione della neutropenia. Bambini di età superiore a 1 mese con peso corporeo fino a 40 kg, circa 12 anni. Dose singola di cefepima, mg/kg di peso corporeo, intervallo tra le dosi durata del trattamento. Infezioni gravi. A polmonite. A infezioni complicate del tratto urinario. Infezioni molto gravi. A sepsi. A meningite batterica. A trattamento empirico di episodi febbrili in neutropenia. Bambini di età superiore a 2 mesi con peso corporeo fino a 40 kg. 50 mg/kg di peso corporeo ogni 12 ore. Infezioni gravi. 50 mg/kg di peso corporeo ogni 8 ore. Durata 10 giorni. 50 mg/kg di peso corporeo ogni 8 ore. Durata 7-10 giorni. Infanti di età da 1-2 mesi. 30 mg/kg di peso corporeo ogni 12 ore. Infezioni gravi. 30 mg/kg di peso corporeo ogni 8 ore. Durata 10 giorni. 30 mg/kg di peso corporeo ogni 8 ore. Durata 7-10 giorni. L'esperienza nei bambini al di sotto dei 2 mesi d'età è limitata, mentre i dati esistenti sono stati ottenuti con 50 mg/kg di peso corporeo. Tuttavia, i dati di farmacocinetica ottenuti su pazienti di età superiore ai 2 mesi indicano che un dosaggio di 30 mg/kg di peso corporeo ogni 12 o 8 ore può essere considerato adeguato a pazienti pediatrici tra il primo e il secondo mese d'età. I bambini in questa fascia d'età devono essere attentamente monitorati durante la somministrazione. Per i bambini con peso superiore a 40 kg si applicano i dosaggi raccomandati per adulti, vedere tabella. Per i pazienti di età superiore a 12 anni con un peso corporeo inferiore a 40 kg devono essere usate le raccomandazioni posologiche per i pazienti più giovani, con peso a 0,40 kg. Il dosaggio pediatrico non deve superare il dosaggio massimo per gli adulti, 2G ogni 8 ore. Dosaggio per pazienti con funzionalità renale ridotta. Adulti e bambini con peso corporeo superiore a 40 kg, circa 12 anni. Nei pazienti con funzionalità renale ridotta la dose deve essere adattata per compensare l'escrezione rallentata per via renale. La dose iniziale per i pazienti con disfunzione renale da lieve a moderata è la stessa dei pazienti con funzione renale normale, ovvero 2G di cefepima. La dose successiva, dose di mantenimento, è riportata nella tabella seguente. Dose di mantenimento raccomandata. Dose singola di cefepima e intervallo tra le dosi arance della creatinina, ml/min. Infezioni gravi. A sepsi. A polmonite. A infezioni complicate del tratto urinario. A infezioni della cistifellea e dei doti biliari. Infezioni molto gravi. A infezioni della cavità addominale, compresa la peritonite. A trattamento empirico di episodi febbrili in neutropenia. 2G ogni 12 ore, non ha necessario un adattamento della dose. 2G ogni 8 ore, non ha necessario un adattamento della dose. 30-50. 2G ogni 24 ore. 2G ogni 12 ore. 11-29. 1G ogni 24 ore. 2G ogni 24 ore. A 0,10. 500 mg ogni 24 ore. 1G ogni 24 ore. Pazienti in dialisi. Nell'emodialisi, circa il 68% della quantità totale di cefepima presente nell'organismo è eliminato nell'arco di 3 ore. Per i pazienti emodializzati, il modello farmacocinetico indica che è necessaria una riduzione del dosaggio. Si raccomanda il seguente dosaggio: 1G cefepime il primo giorno di terapia e 500 mg cefepime/vie per i giorni successivi per il trattamento di tutte le infezioni, fatta eccezione per la neutropenia febbrile. In quest'ultimo caso, la dose è di 1G al giorno. Per quanto possibile, la cefepima deve essere somministrata ogni giorno alla stessa ora, e nei giorni di dialisi, deve essere somministrata dopo il completamento della stessa. Per i pazienti con disfunzione renale sottoposti a dialisi peritoneale continua si raccomanda il dosaggio seguente: 1G di cefepima ogni 48 ore in caso di infezioni gravi, sepsi, polmonite, infezioni complicate del tratto urinario, infezioni della cistifellea e dei doti biliari. 2G di cefepima ogni 48 ore in caso di infezioni molto gravi, infezioni della cavità addominale, compresi la peritonite e il trattamento empirico della neutropenia febbrile.
Bambini di età superiore a 1 mese con peso corporeo fino a 40 kg, circa 12 anni. Una dose di 50 mg/kg di peso corporeo nei bambini di età compresa tra 2 mesi e 12 anni e una dose di 30 mg/kg di peso corporeo nei bambini di età compresa tra 1 e 2 mesi, corrisponde a una dose di 2 g negli adulti. Per tale motivo, si raccomanda lo stesso prolungamento dell'intervallo tra le dosi e riduzione della dose come per gli adulti, secondo le tabelle seguenti. Bambini di età superiore a 2 mesi con peso corporeo fino a 40 kg, circa 12 anni. Dose singola di cefepima, mg/kg di peso corporeo, intervallo tra le dosi arance della creatinina, ml/min. Infezioni gravi. A polmonite. A infezioni complicate del tratto urinario. Infezioni molto gravi. A sepsi. A meningite batterica. A trattamento empirico di episodi febbrili in neutropenia. 50 mg/kg di peso corporeo ogni 12 ore, non ha necessario un adattamento della dose. 50 mg/kg di peso corporeo ogni 8 ore, non ha necessario un adattamento della dose. 30, 50 mg/kg di peso corporeo ogni 24 ore. 50 mg/kg di peso corporeo ogni 12 ore. 11, 29, 25 mg/kg di peso corporeo ogni 24 ore. 50 mg/kg di peso corporeo ogni 24 ore. A 0,10, 12,5 mg/kg di peso corporeo ogni 24 ore. 25 mg/kg di peso corporeo ogni 24 ore. Infanti di età compresa tra 1 e meno 2 mesi. Dose singola di cefepima, mg/kg di peso corporeo, intervallo tra le dosi arance della creatinina, ml/min. Infezioni gravi. A polmonite. A infezioni complicate del tratto urinario. Infezioni molto gravi. A sepsi. A meningite batterica. A trattamento empirico di episodi febbrili in neutropenia. 30 mg/kg di peso corporeo ogni 12 ore, non ha necessario un adattamento della dose. 30 mg/kg di peso corporeo ogni 8 ore, non ha necessario un adattamento della dose. 30, 50, 30 mg/kg di peso corporeo ogni 24 ore. 30 mg/kg di peso corporeo ogni 12 ore. 11, 29, 15 mg/kg di peso corporeo ogni 24 ore. 30 mg/kg di peso corporeo ogni 24 ore. A 0,10, 7,5 mg/kg di peso corporeo ogni 24 ore. 15 mg/kg di peso corporeo ogni 24 ore. Disfunzione epatica. Non ha necessario alcun adattamento della dose per i pazienti con disfunzione epatica, vedere paragrafo 5, 2. Pazienti anziani. Poiché a copyright la probabilità di funzionalità renale ridotta è maggiore nei pazienti anziani, il dosaggio va selezionato attentamente e la funzione renale deve essere monitorata. In caso di compromissione della funzione renale, si raccomanda un adattamento della dose, vedere paragrafo 4, 4. Modo di somministrazione. Cefepime chilo viene dissolto quindi somministrato per via endovenosa e può essere somministrato sia come iniezione endovenosa lenta per 3-5 min, sia come infusione breve, nell'arco di approssimativamente 30 minuti. Per le istruzioni sulla ricostituzione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6, 6. Controindicazioni. Ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Ipersensibilità agli antibiotici del gruppo delle cefalosporine o a qualsiasi altro agente antibiotico beta-lattamico, ad esempio penicilline, monobattamici e carbapenemici. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Reazioni di ipersensibilità. Come con tutti gli agenti antibatterici beta-lattamici, sono state riportate gravi reazioni di ipersensibilità, con esiti talvolta fatali in casi isolati. Prima di iniziare la terapia vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non sono stati effettuati studi di interazione. Il trattamento concomitante con antibiotici batteriostatici può interferire con l'azione degli antibiotici beta-lattamici. Influenza sui valori di laboratorio, parametri clinici/chimici. Nel corso del trattamento, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere cefepima chilo durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere cefepima chilo durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Esistono dati insufficienti sull'uso della cefepima in gravidanza. Gli studi sugli animali non indicano effetti dannosi diretti o indiretti per quanto riguarda la tossicità riproduttiva, vedere paragrafo 5, 3. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati effettuati studi riguardanti gli effetti sulla capacità di guidare veicoli e di usare macchinari.
Tuttavia, poiché ha copyright durante il trattamento con cefepime-chilo, si potrebbero verificare alcune reazioni avverse come stato di coscienza alterato, vertigini, stato confusionale o allucinazioni, la capacità di guidare veicoli e usare macchinari può risultare alterata. Pertanto, i pazienti devono essere avvertiti dei rischi connessi alla guida di veicoli e l'uso di macchinari. Effetti indesiderati. In studi clinici che hanno coinvolto 5.598 pazienti, gli effetti indesiderati più comuni sono stati i sintomi gastrointestinali e le reazioni di ipersensibilità. La frequenza delle reazioni avverse viene definita, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. In caso di assunzione di dosi di cefepima non aggiustate alla loro funzione renale da parte di pazienti con compromissione renale, può manifestarsi sovradosaggio accidentale, vedi paragrafi 4, 2 e 4, 4. In caso di sovradosaggio grave, specialmente nei pazienti con funzione renale compromessa, la cefepima può essere rimossa dall'organismo con emodialisi. La dialisi peritoneale non ha d'aiuto. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Antibatterici per uso sistemico, altri antibatterici beta-lattamici, cefalosporine di 4A generazione. Codice ATC. ILUNGA 01D01. Meccanismo di azione. Il meccanismo d'azione della cefepima è basato sull'inibizione della sintesi della proprietà farmacocinetiche. Le concentrazioni plasmatiche medie di cefepima in maschi adulti a seguito di somministrazioni singole di cefepima in dosi da 1G e 2G mediante infusione EV o iniezione IM. Dati preclinici di sicurezza. Non sono stati condotti studi a lungo termine sugli animali per la valutazione del potenziale cancerogeno. Gli studi di genotossicità in vitro e in vivo hanno dimostrato che la cefepima, elenco degli eccipienti, arginina, fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.